Dyson. Dyson. Dyson è sempre Dyson. Ma il Dyson è sempre il Dyson. Ma questa è una frase fatta o effettivamente c'è un fondo di verità? Aspirapolvere Silvercrest, acquistato alla Lidl dicembre 2020. Aspirapolvere che è sempre funzionato, funziona bene, probabilmente è diventato un pochettino più rumoroso, comunque modello tra virgolette Dyson, perché abbiamo un aspirapolvere senza fili, quindi a batteria e senza sacchetto. Di questo aspirapolvere ho anche fatto un video, quindi ve lo lascio, magari andatelo a vedere. Quindi adesso andiamo invece a capire se questa è una frase fatta o effettivamente il Dyson è sempre il Dyson. Qui abbiamo il Dyson, andiamo a leggere il modello Dyson V12 Detect Slim Absolute. Bene, quindi andiamo a vedere innanzitutto cosa c'è dentro. Allora, andiamo a togliere lo scotch. Eccolo qui in tutto il suo splendore. Allora, andiamo avanti. Vi faccio vedere com'è. Eccolo qui. Devo dire che abbiamo sicuramente tantissimi giocattoli. Questo mega librone non sono le istruzioni, non so cosa siano. Forse abbiamo qui le istruzioni. Mi sembra di stare ad aprire un Apple, per come è incartato bene. Allora, qui abbiamo guida rapida, ci spiega un pochettino di cose. Perfetto, qui possiamo anche andare a scaricare l'applicazione. Quindi andiamo a tirare fuori tutto molto velocemente. Abbiamo il bastone, qui abbiamo in questa scatolina, non voglio romperla, 1, 2, beccuccio, sicuramente questo molto molto utile, spazzolina, ok, andiamo avanti, snodo, non lo so, poi vedremo, altra spazzola Dyson, questa credo che sia quella per i capelli, per i peli o cose del genere, poi qui abbiamo l'alimentatore, perfetto, poi andiamo avanti sempre molto molto velocemente perché voglio subito capire se effettivamente è una frase fatta o meno. Qui abbiamo, questa è la staffa da attaccare al muro per andarlo appunto a posizionare quando non lo utilizziamo e possiamo anche andarlo a ricaricare dalla staffa. Qui ci spiega come andare a montare la staffa, interessante. Poi, ci siamo quasi ed eccolo qui. Questo è il modello slim, quindi il modello leggero e sottile. Effettivamente per quanto riguarda il peso devo dire che rimane molto molto leggero. Poi andiamo avanti. Qui abbiamo spazzolone per anche questo è per i capelli, aereo, ma anche per pulire i tappeti. E poi abbiamo la classica spazzola per pavimenti. E questa è quella che c'ha anche la luce. Questa cosa mi piace, effettivamente ti illumina lo sporco e quando vedi questa cosa dici cavolo, effettivamente è sporco. Allora, detto ciò, non mi sembra che ci siano altre cose. Mi sembra che ho tolto tutto, quindi via lo scatolone ed eccolo qui. Tasto di accensione. Qui dietro abbiamo il display che ci indica per quanto tempo possiamo utilizzarlo, mi dice 17 minuti e 52. Andiamo a montarlo velocemente, quindi mettiamo il bastone, olè, ops, perfetto,
E io voglio mettere dove sta la spazzola per i tappeti, perché adesso andremo a fare una bella prova sul tappeto. Mi dispiace fare un confronto con l'altro aspirapolvere, ma comunque lo faremo. Allora, intanto andiamo a impostare la lingua qui sul display, quindi impostiamo italiano e accendiamo. Qui mi va a dire anche tutte le particelle che sto aspirando. Eco, automatico, boost, turbo. Su eco 12 minuti, automatico 8 minuti, boost 2 minuti. Come dicevo prima, il display oltre a darmi il tempo di funzionamento mi dice anche le particelle che abbiamo aspirato, quindi allergeni, polvere microscopica, agari della polvere e zucchero. Prima di fare una sorta di confronto andiamo a mettere sotto carica le due batterie. Intanto che le batterie si stanno ricaricando ho preso qualche informazione sul Dyson. Innanzitutto non abbiamo una spazzola dedicata ai tappeti, ma abbiamo due spazzole principali che servono per pulire tutte quante le superfici. Una in particolare, quella con i LED, è per pulire le superfici più dure e l'altra è per tutte le superfici e diciamo ha un sistema per raccogliere anche meglio i capelli. Quindi in questo caso per pulire il tappeto userò questa spazzola qui. Altre informazioni, abbiamo una tecnologia ciclonica a 11 cloni che riesce a catturare fino al 99,99% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron. La batteria si ricarica in 4 ore e garantisce fino a 60 minuti di autonomia, immagino in funzionalità eco, questo non lo so, e pesa 2,4 kg. Ho installato per terra sul tappeto due strisce di scotch, ogni striscia delimita un'area di 75 cm circa e adesso andremo a pulire queste due aree con i due diversi aspirapolveri. Naturalmente i due cestelli sono puliti, le batterie sono cariche, partiamo. Silvercrest, massimo della potenza, 3 minuti e puliamo la prima zona. Ok, imposta timer 3 minuti. Ok, stop timer. Passati 3 minuti, questo è quello che abbiamo raccolto. Devo dire che ve lo faccio vedere, eccolo qua. Ora passiamo al Dyson e puliamo la seconda striscia. Per il Dyson utilizzeremo l'impostazione automatica perché lui in base alla superficie va a regolare anche la potenza. Partiamo subito. Ok, imposta timer 3 minuti. Automatico. Ok, stop timer. 3 minuti trascorsi. Qui sembrerebbe che abbiamo un pochettino più di sporco. Ora andiamo a svuotare i due cestelli. Partiamo dal Silvercrest. Apriamo il cestello. Questo è leggermente più scomodo da svuotare. Comunque questo è quello che ha raccolto. Che voglio dire non è per niente male. Ok. Dyson, molto più semplice da svuotare. Eccolo qua, questo è quello raccolto dal Dyson. Il Dyson sicuramente ha raccolto più immondizia. Quindi adesso facciamo il gioco inverso. Con il Silvercrest andiamo a pulire la parte che ha già pulito il Dyson e viceversa. Partiamo subito.
Perfetto, ora andiamo a svuotare i cestelli. Partiamo sempre dal Silvercrest. Questo è quello che ha raccolto. Dyson. Ai 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 ai, ahimè. Devo dire che in questo caso la differenza è notevole. Rimettiamo i fogli e possiamo vedere che in tutti e due i casi comunque il Dyson ha raccolto più immondizia. E anche andando a vedere l'immondizia, sul Dyson abbiamo anche questa polvere che sembra quasi terra che mentre qui non troviamo. Ma quindi il Dyson è sempre il Dyson? Beh, sicuramente abbiamo visto che in questi due test il Dyson si è comportato meglio, ha raccolto più immondizia e c'è anche un'immondizia diversa perché tra l'immondizia e il Dyson c'è tipo una sorta di terra, di terriccio che non troviamo nell'immondizia dell'altro aspirapolvere. Quindi sicuramente in questi test il Dyson è stato superiore. Non ci dimentichiamo che il Dyson costa anche 4 volte di più rispetto al Silvercrest. Poi tutte le considerazioni e conclusioni le lascio a voi. Bene amici, il video termina qui. Come sempre se avete delle domande lasciatele nei commenti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, a presto, Flavio.